benvenuti in questo nuovo video. Oggi è recensione del filato King di casa Tessiland, ma prima iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Colgo anche l'occasione, se avete voglia di condividere con me le vostre creazioni, di invitarvi a iscrivervi al gruppo Facebook di Sayubi. Il gruppo si chiama Le Croscettine di Uncinetto di Sayubi Crochet. Mi troverete assolutamente su Facebook, in ogni caso ci sono i link in descrizione anche del gruppo. Il filato King di casa Tessiland è una fettuccia in misto cotone, nello specifico parliamo di 60% cotone e 40% di acrilico. Oltre alla nuance spettacolare, nel mio caso il cipria, la particolarità di questa fettuccia è che viene venduta in rocche da 250 grammi, cosa non così comune in realtà. Quei 50 grammi in più fanno sicuramente molto comodo, soprattutto perché per 250 grammi abbiamo circa 500 metri, cosa non da poco secondo me. Ferri consigliati dal 6 all'8, uncinetti consigliati dal 5 al 7 e queste sono le specifiche. Andiamo a vedere un po' il filato nel dettaglio, guardate com'è bello lucido questo filato. È una fettuccia piatta, come vedete, molto leggera, devo dire, non l'avevo mai provata, è la prima volta che lavoro questo filato e devo ammettere di essermi trovata molto bene, nonostante io abbia utilizzato per la prima volta questo filato non per quello per il quale è stato concepito, perché questa fettuccia è pensata per la realizzazione di capi di abbigliamento e sicuramente anche Sayubi a brevissimo realizzerà qualche capo proprio con questo filo, perché davvero merita. Che cosa mi sono inventata io invece? Ci ho realizzato una borsa che ora vi faccio vedere. Le più attente la ricorderanno, è la Samburo con il meraviglioso set che non ha bisogno assolutamente di presentazione alcuna. Vi faccio vedere come si comporta questo filato lavorato con un punto molto leggero. Questo è il punto tela e quindi è un punto sicuramente leggero ma compatto. Mi serviva proprio per creare una sorta di punto tessuto che celasse l'organizer che poi ho utilizzato per foderare e rinforzare l'interno. Vedete che meraviglia? Immaginate questo filato come può rendere su una maglia, ad esempio, su un top. Sto proprio pensando a questo proposito di realizzare un bel top, magari con le spalline oppure una manica corta. Voi che cosa ne dite? Come pensate che potrei utilizzarlo o come magari voi, se avete già avuto modo di lavorare questo filato, avete utilizzato? Quindi che cosa ci avete creato? Fatemelo sapere sotto nei commenti, magari mi date anche qualche idea. La scorrevolezza di questo filato mi ha davvero conquistata, devo ammetterlo, e non vedo l'ora di utilizzarlo per altri progetti. Lo consiglio? Assolutamente sì. Lo consiglio per l'abbigliamento, naturalmente. Nel mio caso, realizzando la borsa, ho dovuto avere qualche accortezza in più per rendere rigido questo filato, che è davvero molto morbido in realtà. Ma per l'abbigliamento lo trovo perfetto. Anche per quello che riguarda l'estate, perché non credete sia così pesante, con un bel punto semiaperto, secondo me potrebbe rendere davvero tantissimo. Le colorazioni sono abbastanza, quindi abbiamo una buona scelta di colori, prezzo ottimo e quindi io assolutamente vi consiglio di provare questo filato. Spero che questa recensione possa esservi stata utile. Io mi sono come sempre divertita molto a registrarla e vi aspetto come sempre alla prossima recensione.